Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Si torna finalmente a parlare di calcio giocato, ultima partita di campionato di questo 2025 con un Inter che è chiamata a difendere il primato in classifica al cospetto di quello che in questo momento può essere definito tranquillamente un big match. Al di là del fatto che l'Atalanta ha avuto problemi e quindi in classifica è attardata, comunque ci troviamo di fronte a una squadra di caratura internazionale ed il cammino in Champions lo sta dimostrando, e soprattutto ci troveremo in uno stadio sempre molto caldo, un ambiente sempre particolarmente complicato per la squadra ospite. Naturalmente in questo video andremo a vedere le ultime di formazione con qualche ballottaggio che ancora resiste, e soprattutto dal punto di vista tattico ci sono diversi spunti interessanti e quindi cercheremo di capire dove l'Inter potrebbe soffrire l'Atalanta e dove invece bisognerà, ecco, approfittare dei punti deboli della squadra bergamasca per provare a portare a casa i 3 punti dal Gewiss Stadium. Prima di iniziare vi ricordo, come al solito, un bel like se vi piace il contenuto del video, iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Sono operazioni molto semplici però di fondamentale importanza. Prima di analizzare le probabili formazioni iniziamo, ecco, proprio dalla lavagna tattica e quindi cosa aspettarci dalla partita di domani sera, come gioca la Dea. Iniziamo innanzitutto dalla costruzione dell'Atalanta, perché già qui c'è una scelta che dovrà fare l'Inter, il modo in cui controbattere alla prima costruzione atalantina. L'Atalanta è una squadra che presenta comunque una qualità anche per quanto riguarda il portiere. Ecco, nella prima costruzione Carnesecchi è un portiere bravo coi piedi e quindi che sicuramente darà un aiuto. Squadra che principalmente costruisce dal basso, quando però questa costruzione non riesce, quando va in difficoltà in questa prima costruzione, potrebbe anche puntare ad un gioco diretto su Scamacca. E qui arriviamo al primo aspetto. L'Inter dovrà fare una scelta: andare al pressing alto uomo su uomo oppure lasciare la prima costruzione, perché il pressing alto uomo su uomo potrebbe avere un contro. Un pressing alto uomo su uomo ci aspettiamo, ecco, con i due attaccanti che magari vanno a pressare appunto 2 dei 3 difensori. Potrebbe alzarsi Mkhitaryan, quindi la mezzala sinistra, con i quinti aggressivi sugli esterni del centrocampo atalantino, a formare un po' dei duelli uomo su uomo a tutto campo. Anche nel caso in cui, ecco, uno tra Ederson e Pasalic dovesse abbassarsi, bisognerà seguirlo, perché questa situazione può avere un contro. Innanzitutto si lascia l'1 contro 1 in difesa, ma non è tanto questo il punto, perché ormai è un calcio che si gioca tanto uomo contro uomo. Il punto più che altro è un altro, perché quando l'Atalanta non riesce a costruire dal basso, cosa fa? Finisce per puntare alla costruzione diretta su Scamacca, e qui c'è questo duello Akanji-Scamacca che presenta un mismatch dal punto di vista fisico. Scamacca è 1,95 m, praticamente con Akanji c'è una differenza d'altezza. L'unico difensore che potrebbe contenere Scamacca dal punto di vista dell'altezza sarebbe Bissek, però insomma non ci aspettiamo che Chivu vada ad invertire i 2 calciatori, anche perché Akanji solitamente riesce a comandare meglio la difesa rispetto a Bissek, che invece sarà impegnato, vedremo dopo, sulle corsie esterne. Quindi come potrebbe agire l'Inter? Anziché andare a fare questo pressing alto uomo su uomo, costringendo poi l'Atalanta al lancio lungo, cosa che non è da escludere, ed in quel caso poi bisognerà essere bravi ad attaccare bene le seconde palle, quindi difficile vincere il duello aereo con Scamacca, ma vincere le seconde palle potrebbe essere fondamentale. L'altra alternativa quale potrebbe essere? Quella di non andare al pressing altissimo asfissiante, quindi magari lasciare la prima costruzione, non pressare il portiere, essere pronti naturalmente ad uscire per disturbare, quindi ovviamente non lasciare ampia libertà all'Atalanta, ma soprattutto essere aggressivi sulle corsie esterne e sui centrocampisti, dove in questa zona di campo, ecco, qui potremmo avere la superiorità numerica per la differenza appunto dei 2 sistemi di gioco. Questo è il primo aspetto. Ecco, vedremo cosa punterà a fare Chivu. Io personalmente sarei più per l'idea di lasciare il primo possesso e poi essere aggressivi sulle uscite, quindi quando poi l'Atalanta proverà delle uscite laterali, in modo da provare a recuperare palla magari
anche oltre la metà campo, ma non a ridosso proprio della loro area, scoprendoci quindi automaticamente, ed essere poi bravissimi nelle transizioni. Proseguiamo con l'Atalanta, poi come sviluppa il gioco. Le uscite molto spesso sono laterali, ecco, quindi nel caso in cui non si appoggia direttamente su Scamacca va a sfruttare molto gli esterni. Esterni di centrocampo che danno tanta ampiezza, quindi da un lato Zappacosta e dall'altro Bernasconi, che dovrebbero essere i due titolari, sfruttano molto l'ampiezza. Ci sono i due trequartisti che possono creare delle difficoltà, quindi De Ketelaere e Maldini, che in questo momento è il favorito per il ruolo di trequartista sinistro. Ricordiamo, l'Atalanta è senza Lookman, impegnato in Coppa d'Africa. Quando l'azione magari si sviluppa sulla sinistra, molto spesso vediamo il centrocampista centrale sinistro andare a supporto del centrocampista esterno, l'altro rimanere un poco più guardingo, e qui poi si vanno a formare dei triangoli che possono formarsi o con l'avanzata del terzo di difesa, quindi ci troveremmo praticamente a formare un triangolo con il centrocampista centrale, il terzo di difesa e appunto il centrocampista laterale, questo tipo di situazione. Oppure c'è un altro aspetto che potrebbe verificarsi. Il trequartista si allarga e lascia spazio all'inserimento del centrocampista. Altra situazione, vanno a sovraccaricare il lato esterno e quindi trovare sulle corsie esterne sia il trequartista che va a dare supporto, sia il centrocampista esterno e sia il centrocampista centrale. Situazione analoga che va a crearsi dalla parte opposta, ovviamente quando l'azione si sviluppa sulla destra. Occhio, come detto, ai due trequartisti, perché giocano negli half space e quindi sono sempre una posizione. Ecco, questi due calciatori, Maldini da una parte e De Ketelaere dall'altro, giocano in una posizione che è sempre un po' complicata, ecco, da contrastare, perché poi bisognerà capire se esce il terzo di difesa e quindi si lascia spazio sulla corsia laterale, oppure se magari deve essere la mezzala con ecco, per esempio Bissek che si allarga per andare a contrastare Bernasconi o ecco Pasalic che può andare a supporto laterale. Arriviamo ad un altro aspetto, perché Luis Enrique per me è decisamente il favorito per occupare il ruolo di quinto a destra. Le alternative sarebbero Luis Enrique, Carlos Augusto, Diouf. Con Carlos Augusto sappiamo abbiamo più garanzia per quanto riguarda la fase di non possesso, però poi non riusciamo a spingere con Carlos Augusto schierato a destra e quindi si va a creare un po' ecco la difficoltà nel mettere ecco nello sfruttare questa corsia di campo, cosa che naturalmente poi toglie un'arma offensiva all'Inter. Con Diouf invece il problema ce l'abbiamo in fase di non possesso. Diouf lo abbiamo visto da titolare solo contro il Venezia e lì ha avuto difficoltà in una delle rarissime occasioni in cui il Venezia è riuscito ad attaccare la nostra area di rigore. Diouf aveva perso l'uomo alle spalle con una squadra che sovraccarica tanto le corsie laterali. È decisamente pericoloso, ecco, schierare un quinto che ha difficoltà a difendere, non tanto perché non sappia difendere, ma perché si trova praticamente schierato in un ruolo che non è il suo. Ecco, Diouf non è assolutamente un esterno, quindi per quanto Luis Enrique non abbia convinto appieno, ad oggi, secondo me, è la scelta più ovvia per sostituire l'infortunato Dumfries. Altro aspetto, poi come l'Atalanta ecco finalizza è il movimento che fa Scamacca, perché occhio, questo è un altro degli aspetti un po' critici ecco dal punto di vista tattico. Scamacca che è bravo ad uscire dall'area di rigore, quindi cercando di attirare a sé il calciatore e liberare spazio per gli inserimenti, quindi che possono essere dei trequartisti, che possono essere gli inserimenti dei centrocampisti che sono sempre molto mobili. Ecco, anche Ederson sappiamo benissimo che è bravo ad inserirsi. E quindi ecco, questa è un'altra situazione a cui fare attenzione. Sarà importantissimo come sempre il lavoro coadiuvato del terzo di difesa, della mezzala e del quinto, anche in fase di non possesso. La finalizzazione avviene poi con, può essere un cross, si possono accentrare e calciare, possono provare l'imbucata perché hanno tante soluzioni sulla tre quarti e tanta bravura nell'uno contro uno. Passiamo però alla fase di non possesso e quindi possiamo capire ecco, cosa aspettarci, come l'Inter può far male all'Atalanta. È un'Atalanta che dall'arrivo di Palladino è diventata più gasperiniana, nel senso che è tornata a pressare alta, è tornata a pressare uomo su uomo, a creare ecco, delle difficoltà nella costruzione. E qui, a meno che l'Atalanta non sorprenda, ma insomma io mi aspetto che un po' i principi di Palladino vengano rispettati, l'Inter può sfruttare il pressing uomo su uomo dell'Atalanta.
In che modo? Naturalmente col pressing uomo su uomo sulla prima costruzione le accoppiate sono praticamente già stabilite: De Ketelaere, Bastoni, Scamacca, Kanji, Maldini, Bissek. Innanzitutto costruzione a 4, quindi con Çalhanoğlu che dovrebbe tornare tra i titolari, che può abbassarsi proprio tra i difensori. In questo modo ci sarebbe obbligo ai due, almeno ad uno dei due centrocampisti sarebbe obbligato ad alzarsi. Ipotizziamo che questo lavoro potrebbe farlo Pasalic, magari con Ederson su Barella. Cosa succede? Che bisognerà portare fuori posizione un calciatore, magari De Ron. È un qualcosa che abbiamo visto spesso lo scorso anno nelle sfide contro l'Atalanta di Gasperini, negli scorsi anni contro l'Atalanta di Gasperini. Forse non sarà estremizzato come concetto come all'epoca di Gasperini, però insomma un Atalanta che pressa uomo su uomo potrebbe trovarsi in questa difficoltà, e quindi magari Mkhitaryan, che si potrebbe abbassare per dare un ulteriore sbocco, sarebbe costretto ad uscire De Ron, tra l'altro facendo tanta strada il terzo di difesa per andare a seguire la nostra mezzala, e si andrebbero a trovare delle accoppiate praticamente Thuram, Mien, Lautaro con la Sinac. Innanzitutto cosa potremmo aspettarci? Il primo punto è che col movimento dei nostri calciatori, anche con Barella che potrebbe allargarsi, potremmo praticamente liberare questa zona di campo, finiremmo per svuotare il centrocampo. A quel punto cosa potrebbe fare l'Inter? Innanzitutto servirebbe una qualità estrema nella prima costruzione, quindi ecco l'appoggio che potrebbe dare Mkhitaryan è il favorito, e personalmente preferirei Zielinski per dare appunto questa qualità anche per la condizione di forma, però insomma sembra che Mkhitaryan sia il favorito, e quindi dare l'appoggio in uscita, essere estremamente precisi. Dopodiché, ecco, andare tanto in verticale, non tanto direttamente su Thuram, perché anche qui Jen è un calciatore molto strutturato fisicamente e quindi non sarà semplice quel duello fisico, ma cercare di tenere gli attaccanti in verticale, quindi con Thuram pronto ad attaccare la profondità e Lautaro ad andare più in verticale con Thuram. Innanzitutto, ecco, naturalmente poi la linea difensiva dell'Atalanta non sarà così bassa, però innanzitutto si va ad allungare le maglie difensive dell'Atalanta. Lautaro può sfruttare questo spazio liberato dai centrocampisti, dal movimento dei centrocampisti, e poi provare o a sfruttare la profondità con Thuram, profondità che la difesa dell'Atalanta concede, oppure provare ad allargare sulle corsie esterne, dove poi ci sarà bisogno, ecco, del grande lavoro che vediamo spesso, quindi di Marco, di Mkhitaryan. Occhio ad un punto: sarà importante sfruttare le due corsie, quindi non allargare soltanto da questo lato di campo, ma sfruttare anche le avanzate di Luis Enrique, perché l'Atalanta che pressa uomo su uomo e che ha comunque una difesa alta concede della profondità, concede spazio anche sulle corsie laterali, e quindi l'Inter non dovrà fare quell'errore, avere quel difetto che ha mostrato spesso quest'anno di giocare ad una sola corsia. Quindi sovraccaricare la corsia sinistra può essere sicuramente una buona idea, perché c'è tanta qualità anche nel palleggio con Bastoni, con Di Marco, con lo stesso Mkhitaryan, insomma è la corsia dove c'è maggiore qualità nel palleggio, però poi ecco cercare, una volta sovraccaricato questo lato, cercare poi di allargare anche dalla parte opposta e sfruttare magari Barella, Luis Enrique, e perché no, potrebbe esserci anche un Bissek, anche se poi non mi aspetto che avanzi tantissimo, per il semplice fatto che significherebbe comunque lasciare molto scoperto il lato dove poi Maldini e Bernasconi potrebbero sfruttare, ecco, le ripartenze, le transizioni in cui l'Atalanta è brava anche a verticalizzare, transizioni che secondo me saranno fondamentali, perché in quel modo l'Inter, quando recupera palla con l'Atalanta al pressing alto, se riesce a verticalizzare subito, trova gli spazi che abbiamo visto. Se invece l'Atalanta torna a ricomporsi, ecco, potremmo trovare una sorta di 5-2-3 o 5-3-2, insomma, con gli esterni che si abbassano, lasciano meno spazio sulle corsie laterali, e di conseguenza poi, ecco, si fa un po' più di fatica, anche se poi l'Atalanta è brava a tenere comunque difesa alta e reparti stretti, quindi non che troveremo una squadra chiusa, rintanata nella propria area, però insomma una volta che poi si è risistemato, ovviamente vanno anche, per così dire, a chiudere gli spazi sulle corsie esterne, e potremmo trovare un po' più di difficoltà. Insomma, questi sono i punti dove secondo me l'Inter può far male all'Atalanta, quindi un pressing che io non mi aspetto estremo, quello dell'Inter, mi aspetto però una squadra che faccia tanto movimento, ecco, il movimento dei centrocampisti, per provare a portare fuori posizione
i calciatori dell'Atalanta se appunto venisse confermata quell'idea del pressing uomo su uomo. Andiamo anche alla probabile formazione dell'Inter: Sommer tre pali, Bissek, Akanji, Bastoni. Ormai la difesa titolare dopo l'infortunio di Acerbi. Come abbiamo detto, c'è un mismatch da questo punto di vista sul fisico tra Akanji e Scamacca, però Bissek è importante anche per contenere gli attacchi laterali dell'Atalanta. Dall'altro lato Bastoni, De Ketelaere sarà il duello. Centrocampo con Luis Enrique, che abbiamo già analizzato il perché quasi sicuramente sarà ancora il titolare, Di Marco dall'altro lato, poi catena di centrocampo, meglio parte centrale del centrocampo con Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, ed è ormai il centrocampo classico titolare ormai da qualche anno. Coppia d'attacco Thuram, Lautaro. A partita in corso, secondo me, potrebbe essere determinante anche Pio Esposito, perché come abbiamo detto Thuram-Yen potrebbe essere un duello dove Thuram potrebbe fare un po' di fatica. Avere un Pio Esposito che sicuramente è molto più strutturato fisicamente, che può fare a sportellate con Yen, potrebbe poi permettere, ecco, di aprire spazi per gli inserimenti, che sia poi quello di Lautaro, che sia quello di Mkhitaryan, o perché no, anche Barella potrebbe inserirsi negli spazi che poi potrebbe andare ad aprire il nostro centravanti. Naturalmente partita complicatissima, aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, cosa vi aspettate dalla sfida contro l'Atalanta di Palladino, che sta facendo benissimo dall'arrivo del tecnico ex Fiorentina. Soltanto 2 sconfitte in campionato, poi tante buonissime prestazioni ed un Atalanta che ha sicuramente ritrovato fiducia. Vi ricordo anche l'appuntamento con la live post partita domani, subito dopo il fischio finale. Ovviamente non mancate, e io come sempre vi saluto con un gran bel Forza Inter.